Andiamo? Andiamo. Io. Inizia così! E inizia così! E inizia così! Con River Gap della Perla! Benvenuti in un nuovo video di bici! Ciao! È iniziato bene il video stamattina? Madonna, che gaso! Che gas, che gas! Raga, quindi come tanti di voi hanno notato, spoilerino piccolo piccolo, c'è il mezzo nuovo e quindi dobbiamo assolutamente fare un bike check che faremo dopo, ma poi testarla perché visto che questa bici è 29, teoricamente da quello che mi raccontano 29 andare sullo scassato è tipo guidare su un biliardo. Quindi adesso andiamo duri sulle piste più scassate che ci sono e sulle linee più crazy a provare questo mezzo nuovo. C'è un botto di sole, ci vediamo dalla mia testa. Sei pronto per lo scassato vero? Sì. È scassato forte. Sì. Tu hai una 29? Mallet è 29 davanti. Sì, ma il dietro no. Ma perché così sono più veloci. E allora andrai più piano di me. Sì, sì. Adesso non dico che è come un biliardo, però raga, rispetto alla 27 questo è un altro modo di guidare. Vediamo se doppia. Beh, stiamo calmi. Porco cane, che sand. Morbido. Guarda come si muove. Op 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 op. Vai duro. Occhio che... Non l'ho filmato. Non vale, vado già qui. Mamma mia, quasi morto. Questa 29 sembra proprio a suo agio. A lungo. Ma sì, dai. Olè! Madonna! Oh lungo! Sì! Madonna mia! Bellissima questa, eh? Sì, Perché proprio non te lo aspetti. questa era l'ultima struttura che mi mancava per parte la Sicca. Davvero? Sì. Non l'avevi mai fatto? No, no. Ah. Guidiamo su un po' di scassato. Ok. Forse è troppo. Atterrato fuori. No!
secca! Eccoci qua raga, ci siamo, ho fatto un piccolo cut, mi sono cambiato e siamo finalmente a Rent. Quindi, come si suol dire, let's address the elephant in the room. Parliamo dell'elefante nella stanza. Vabbè. Parliamo della nuova entrata in famiglia, una cosa di cui molti di voi si sono già accorti nello stesso video, ma adesso andiamo un po' nel dettaglio. La mia bici nuova, raga, Trek Session C29 2023 ed è veramente una bomba, quindi adesso facciamo un super mega ultra iper bike check. E se io ho comprato una bici nuova, che cosa vuol dire? Che quella vecchia, raga, è in vendita e la potete trovare 1 a Rent del Mottolino qui a Livigno, 2 scrivendomi una mail all'indirizzo che vi lascio qua sotto, potete scrivermi e vi do tutte le info. Quindi io arrivo da un Gambler 710 in alluminio 27,5. Questa bici invece è full carbon e 29. Quali sono le differenze principali? 1, il peso, che però nel downhill cambia neanche troppo, e 2, la rigidità, perché l'alluminio sotto forti pressioni tende un pochino a lasciarsi andare ad essere un pochino morbido. C'è a chi piace, io sono un big fan del carbonio che quando lo metti in curva lì rimane e vai straforte. Ma passiamo al montaggio di questa incredibile bici. Allora, questo telaio esce appunto solo come telaio, quindi va totalmente assemblato, ma c'è il trucco raga, perché qui a Rent del Mottolino, che è il rivenditore ufficiale Trek a Livigno, potete comprare sia il telaio singolo che questa bici montata quasi così, più o meno, già assemblata, perché tutto lo sbatti se lo fanno loro, quindi voi vi portate a casa la bici già montata, figata. Ma quindi voi vi chiederete, Ian, che vi è montato su sta bici? E io adesso ve lo spiego. Allora, sull'anteriore abbiamo una Boxer Ultimate DH, 200 mm di escursione. Io arrivo da una Fox 40 Kashima, che è una forcella della Madonna, e quindi mi devo ancora abituare a questo nuovo sistema. Non ho assolutamente trovato il setup che mi piace, perché ancora sto un po' smanettando. Ci vorrà del tempo, è questione di abitudine, però per ora si sta comportando abbastanza bene. Sul posteriore invece abbiamo un Super Deluxe Ultimate DH, un Ammo RockShox, ammo ad aria, 75 mm di escursione, molto simile al Float X2 Fox che avevo sulla mia bici. Anche questo devo smanettare con le regolazioni, sto iniziando un pochino a capire, per ora mi sta piacendo, è divertente. Tutto questo setup incredibile montato con una bici in carbonio è molto efficace. Questa è la parola che mi viene in mente per descrivere il setup al meglio, efficace. Ok, punto cruciale del montaggio della bici, i freni. Formula Cura 4, e qui potremmo aprire un mondo intero solo parlando dei freni, perché io credo che il mondo dei freni si divida in 2, frenata spugnosa e frenata on-off, ovvero tac, frenato, tanto così di escursione, e poi frenata secca, che è il tipo di frenata che piace a me. Infatti prima avevo i Saint. I Cura 4 non sono proprio diciamo on-off, è una frenata più spugnosa, se così possiamo dire, al che ci devo fare un pochino di abitudine. Ma diciamoci anche una cosa, credo che la frenata meno on-off ti aiuti a regolare un pochino meglio i freni quando li usi, quindi al posto di andare super duro sulla frenata sei un pochino più morbido, un po' più di trail braking, diciamo così. Ma veniamo a una modifica fondamentale che ho fatto subito appena presa la bici. Ho cambiato i dischi, sia anteriori che posteriori. Dischi braking semiflottanti. Cos'è semiflottante? Vedete questa spaccatura, chiamiamola spaccatura, questo cerchietto, e comunque il fatto che il disco non è un pezzo unico. Questo è quando il disco è semiflottante e serve per dissipare il calore più velocemente, perché io ho una paura folle del surriscaldamento dei freni. Mi è successo una volta che mi è scoppiato il disco, mi sono cagato sotto come non mai e non voglio mai più che succeda. Mentre sul posteriore disco braking da 3 mm.
è spesso come una fiorentina, sembra che l'abbiano rubato da una motocross. Non è semiflottante, non è ventilato, ma è talmente spesso che se surriscaldo questo ho un problema e freno troppo, e quindi il problema non saranno più i dischi, ma sarò io. È talmente spesso che ho dovuto limare le pastiglie per farlo stare dentro. Sì, non è l'unico modo, si potevano anche distanziare i pistoni, ma purtroppo non avevo lo spaziatore, quindi mi sono adattato con quello che avevo, carta vetrata, e ho limato le pastiglie. Eccoci qua con l'ultimo componente che già di per sé è un upgrade incredibile, il cambio. Sulla mia bici vecchia il cambio ce l'avevo, ma non lo usavo perché si è rotto il cavo e pensate voi, per evitare di romperlo ancora ho deciso semplicemente di non metterlo, quindi giravo single speed. Su questa è montato uno SRAM a 7 velocità, il che già di per sé è incredibile, avrò un cambio. Se volete provare questa bici o qualsiasi altra bici qui del Rent, vi lascio il link qui sotto in descrizione per prenotare la vostra giornata in bike park. Ricordatevi di iscrivervi al canale, lasciare un commento e mettere mi piace. Raga, più siamo nella community e più i video saranno fighi. Ci vediamo nel prossimo video, grazie per aver guardato. Ciao!